Ciao, sono Marco di Officina Recycle e in questo video vi faremo vedere come trasformare la vostra vecchia bicicletta in una fantastica cargo bike con il nostro kit. Prima cosa serve una bicicletta in acciaio, come questa. Controllate bene che non ci siano delle crepe, che sia tutto a posto, che non abbia delle distanze o dei diametri un po' troppo vecchiotti con i nuovi standard. Decidete se volete tenere i suoi freni o eventualmente preferite i freni a disco. E seconda cosa, bisogna tagliarlo. Qualcosa per tagliare, per limare, per pulire, togliere la vernice. Sicurezza prima di tutto. Maschera di saldatura se saldate TIG o MIG. E una birra. E ovviamente il nostro kit. La prima cosa è tagliare il telaio. Qui. Qui. A togliere esattamente tutti gli spigoli. E bisogna rimuovere proprio tutto. Soprattutto la vernice, altrimenti non riuscirete a saldare proprio un bel niente. Ora togliete tutto quello che è rimasto in eccedenza e qui rimuovete solo la vernice in modo da non accorciare troppo il top tube. Non dimenticatevi di tenervi sempre idratati. Una volta tagliato, la prima cosa da fare è costruirsi una dima. Questo ovviamente è un po' più professionale e voi ne potete costruire una anche molto più semplice, di ferro, di legno, tanto teoricamente dovreste farne una bicicletta. La cosa importante è decidere l'angolo del tubo sella. Potete utilizzare lo stesso angolo in precedenza utilizzato per la bicicletta normale o scegliere l'angolo che preferite. Più è verticale, più è sportiva la bicicletta. Qui entriamo dentro il campo della costruzione dei telai. Considerate che si parte dai 17-16 gradi fino a un massimo di 20. In questi 4 gradi potete scegliere se avere una bicicletta più comoda o più sportiva. Potete utilizzare un semplice goniometro digitale magnetico che potete trovare in qualsiasi ferramenta, oppure ci sono anche delle applicazioni per telefono che vi danno la possibilità di misurare nello stesso modo l'angolo del tubo. Una volta fissato il movimento centrale, l'angolo lo andate a decidere alzando o abbassando il forcellino posteriore. In questo modo terrete l'angolo che preferite. Considerate sempre la gomma che utilizzerete. Ovviamente se alzate troppo il caro posteriore, il rischio è quello che in curva vi tocchino i pedali. Una volta che avete definito l'altezza dell'asse posteriore, quello di cui avete bisogno è sapere l'angolo del tubo canna. Siamo 11,4. Il bisogno è uno dei nostri kit, Bronte o Bronte XL. Una volta aperta la scatola del nostro kit, dovrete scegliere che tipo di angolo tenere del tubo sella, determinare l'angolo del top tube. Considerate che il nostro kit ha un angolo del tubo sterzo di 5 gradi e un diametro di 35. Il bottom bracket normalmente sono 40 mm e la fresatura è perpendicolare a 90 gradi. Noi utilizziamo sgolatubi che facilita un po' il lavoro. Quando andate a limare
il tubo da saldare, cercate di ottenere il profilo più preciso possibile. Meno aria e meno luce che c'è tra i due tubi, più la saldatura viene meglio e più resistente. Una volta che avete limato e ottenuto un buon risultato, potete controllare se tutto il telaio è allineato. Ovviamente se avete fatto una dima un po' più prototipale, possiamo facilmente controllare che sia tutto in linea utilizzando una corda e andando a legare dal tubo della forcella fino ai dropout posteriori. In questo modo potete andare a controllare che sia tutto allineato. Considerate che la cosa più importante è allineare la ruota posteriore alla forcella anteriore. La parte centrale assicuratevi che sia verticale e ovviamente centrata. Il telaio è saldato, abbiamo saldato nel momento centrale, il top tube, e questa boccola che vi arriverà non saldata, in modo che voi potete scegliere l'altezza del tubo dello sterzo in base alla vostra altezza o alla vostra necessità che volete fare dell'uso della bici. Ovviamente più lo mettete in basso, più è sportiva, ma più andate ad ingombrare tutta la zona di carico. Salderete i passacavi in base al gruppo che scegliete o ai freni, se idraulici o meccanici, e la cargo è pronta. Il kit vi arriverà compreso della forcella, il cavalletto, il rinvio di sterzo e la colonna di sterzo. Tutto quello che serve di specifico rispetto a una bicicletta normale. Montate i vostri componenti e vi faremo vedere più avanti come assemblare la cargo e cercare di trovare la posizione migliore. E per qualsiasi domanda ci potete mandare una mail se avete richieste o bisogno di più informazioni. Mi raccomando, la birra sempre, quella ci vuole, perché se no non riuscite a montare niente, basta.